Bene amici, benvenuti in un nuovo video. Oggi partiamo con una nuovissima rubrica sul mondo criptovalute. Quindi mi raccomando, se sei interessato ad argomenti di finanza, business online, crescita personale, guadagnare online, tutto questo, quello che riguarda appunto questo mondo, iscriviti a questo canale, attiva la campanella per notifiche e metti un bel like al video, magari un bel commentino, così mi aiuta a salire con l'algoritmo di YouTube, guadagnare più soldini e quindi potermi dedicare sempre di più a questo canale. Ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito con questa nuova rubrica che ho deciso di chiamare appunto Crypto News, sul quale vi darò alcune news sulle criptovalute, ok? Parliamo di piccole news, quindi è una breve rubrica dove ogni tanto farò una puntata, adesso decideremo poi come cadenziarla e tutto quanto. Comunque attivate le notifiche per rimanere aggiornati ogni qualvolta uscirà una nuova puntata. Andiamo intanto con ordine e partiamo subito con una notizia abbastanza fresca, nel senso che soprattutto relativo a questa settimana, ma anche la settimana già passata, dove appunto bisogna parlare per quello che riguarda gli investimenti in criptovalute, in quanto numerose istituzioni finanziarie prevedono un aumento degli investimenti in criptovalute nei prossimi mesi, in seguito appunto all'approvazione degli ETF spot su Bitcoin e al prossimo halving di Bitcoin in aprile 2024, ok? Per chi è interessato comunque a entrare nel mercato delle cripto, sappiate che è possibile farlo in maniera molto molto semplice, comunque anche con determinati portafogli online, ce ne sono tantissimi tipo Young Platform, Coinbase e quant'altro, dove si possono anche effettuare acquisti ricorrenti, ok? Quindi e comunque si può ridurre sensibilmente i rischi anche alla volatilità di queste criptovalute. Un altro argomento di cui vorrei porvi la vostra attenzione, che facciate molta attenzione, è questo. Fate molta attenzione ai mercati, in quanto i tassi di interesse sugli Stati Uniti, soprattutto il FOMC, si terrà tra il 30 e il 31 gennaio e il Tribunale di Hong Kong appunto ha ordinato la liquidazione della Evergrande, ok? Un'altra news, altre piccole news sulle criptovalute, sicuramente che l'ETF spot su Bitcoin di BlackRock supera i 2 miliardi di dollari di AUM, ok? Inoltre Google permetterà la pubblicazione dell'ETF su Bitcoin e c'è la prima richiesta appunto di approvazione di ETF su Bitcoin alla borsa di Hong Kong, quindi insomma un dato molto molto significativo, ok? Poi per quanto concerne nello specifico il Bitcoin, la scorsa settimana ha avuto un inizio poco favorevole in quanto c'è stata una diminuzione del 7% del suo valore tra lunedì e il martedì e questo calo ha portato la criptovaluta a toccare il livello di supporto di 38.500 dollari, una soglia che non raggiungeva da dicembre 2023. Tuttavia questa situazione ha agito come un po' un catalizzatore per una, come possiamo dire, una ripresa significativa, ok? E a partire da mercoledì il Bitcoin ha mostrato una salita di più 10 punti dal punto più basso, quindi recuperando l'intero diciamo terreno perduto. Attualmente il prezzo del Bitcoin si attesta intorno ai 42.000 dollari e in questa fascia diciamo del grafico che in passato ha agito come un po' di supporto, ora funge da resistenza, quindi nel frattempo gli investimenti in Bitcoin detenuti per esempio da BlackRock grazie al suo ETF spot hanno superato i 2 miliardi di dollari e appunto è interessante riflettere su quanti capitali potrebbero entrare nel mercato se il valore della criptovaluta superasse i 50.000 dollari nei prossimi giorni, quindi staremo un attimino a vedere. Per quanto concerne invece Ethereum sta attualmente affrontando una fase a mio avviso un po' complicata, evidenziata soprattutto dal fatto che dalla sua piattaforma a confronto a quella con Bitcoin comunque ci sono un po' di differenze rispetto all'andamento attuale del Bitcoin. Durante appunto la correzione della scorsa settimana che ha coinvolto l'intero mercato, Ethereum ha perso più terreno rispetto al Bitcoin con un declino di circa l'11%, quindi un punto in più di perdita rispetto al Bitcoin e la perdita del supporto a 2.380 dollari. Precedentemente ha conquistato
con fatica nelle settimane precedenti. Ok? Avete pazienza, ogni tanto devo leggere perché ho un sacco di appunti e quindi non posso ricordarmi assolutamente tutto. Nei giorni successivi, in seguito al recupero del mercato, inoltre, Ethereum ha mostrato una crescita, seppur in misura minore rispetto alla maggior parte dei concorrenti, ma ha registrato una piccola crescita. Il 5% registrato ha portato il prezzo attuale della fascia tra la resistenza a $2.380 e il supporto a $2.120. Sul fronte dello sviluppo, la blockchain di Vitalik Buterin continua a progredire e con l'aggiornamento appunto Dencun attivato con successo su Gurley. Quindi mancano solo i test su Sepolia e Oleski prima del mainnet. L'acquisto a questo prezzo potrebbe dimostrarsi una decisione. Cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Questo è quello che io mi sono preso un po' di appunti. Inoltre, infine, Avalanche, dopo un periodo di pausa di 3 settimane, Avalanche, quindi Avax, sembra ora propenso a riprendere una traiettoria ascendente. Finalmente, dopo aver toccato il minimo di $27,5, questa criptovaluta è riuscita a risalire rapidamente a $36, registrando un aumento di più 30 punti, quindi del più 30%. Questo rappresenta il primo livello di resistenza nel grafico appunto giornaliero. È necessario attendere i prossimi giorni e ulteriori conferme per confermare ufficialmente il cambio di trend di Avalanche, quindi aspettiamo un attimino per avere conferme che stia, diciamo, risalendo, che ci sia un'ascesa di nuovo di questa cripto. Se la resistenza a $36 dovesse respingere il prezzo, potremo assistere a una correzione ulteriore verso i minimi EMA. Quindi questo è quanto. Quindi vi ho dato alcune piccole chicche di news sulle cripto, vi terrò man mano aggiornati su quelle che ritengo, a mio avviso, le notizie che possono interessarvi maggiormente. Perché? Perché è comunque giusto che cominciate un pochino a capire, fare, pregare, fatemi sapere se volete qualche tutorial, volete che parliamo di criptovalute partendo da zero, cosa sono, come funzionano, la blockchain, i portafogli di criptovalute, come si acquistano le criptovalute, come si acquista il Bitcoin. Fatemi sapere perché io sono ben disposto a preparare una rubrica dove andiamo a parlare anche di questo mondo che, ahimè, è sempre stato praticamente quasi mai trattato su questo canale, ma essendo che parliamo di business, perché non parlare anche del mondo delle criptovalute e magari cominciare a fare qualche investimento e capire come andare ad orientarsi sul mercato finanziario di queste criptovalute. Poi adesso con l'ascesa di questi ETF e quindi insomma c'è stata veramente una rivoluzione e sicuramente il mondo delle criptovalute subirà e sta subendo un'impennata pazzesca grazie alla possibilità di acquisto per molte più persone di queste criptovalute, appunto. Io vi ringrazio di avermi seguito, mi raccomando iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella per notifiche, mettete un bel like, commentate e noi ci vediamo presto alla prossima puntata. Ciao!